Pippo Camper, lo vedete questo mezzo, lo conoscete. Oggi però andremo a completare la parte posteriore. Abbiamo installato, vi ho fatto vedere, ve lo metto qui sulla vostra sinistra, l'installazione del portabici. Abbiamo fatto veramente molto bene i dettagli, lo potete andare a cercare sul canale. E oggi completiamo la parte posteriore con l'installazione della scaletta, la scaletta Deluxe DJ Ducato, questa qua. La scaletta, eccola qui, ha una forma molto particolare, la andremo a vedere insieme. Allora, scaletta DJ Ducato, la caratteristica principale, no, innanzitutto chiaramente se avete necessità di salire sul tetto, ovviamente o vi prendete una scala di quelle mobili, ci sono diversi tipi allungabili, comode, però logicamente sono sempre un oggetto che voi avete all'interno del veicolo. In un veicolo del genere così piccolino è chiaro che non è il massimo della comodità. Oppure installate una scaletta come questa è molto particolare, al di là del suo colore, cioè in argento oppure di color nero, deep black. La cosa interessante, la cosa molto particolare è che è fatta in questa maniera, quindi ha la parte in basso, subito dopo il primo gradino, che è fatta apposta, guardate qui, per lasciare lo spazio visibile alla targa. Vediamo che cosa ci danno nella nostra confezione. Io adesso l'ho già aperto, quindi ci danno la scala principale preassemblata, la parte superiore che viene inserita in questa maniera, poi ci sono dei perni laterali che la vanno a bloccare e poi le due staffe che vanno montate verso il basso, poi le vediamo nel dettaglio. Ci danno dei tappini che servono per le due strutture principali, ovvero i due supporti che sostanzialmente il lavoro principale è quello di installare questi due supporti, questi due profili che sono già forniti all'interno di nottolini filettati e che vanno messi in corrispondenza della parte superiore e sotto il paraurti. Poi lo vediamo nel dettaglio. Poi ci danno un po' di bulloneria, nient'altro, la cosa è abbastanza semplice. Gli strumenti necessari per l'installazione sono delle brugole, 1 metro ovviamente, una punta da 6,5 e probabilmente un cacciavite o qualcosa del genere, ma insomma niente di particolare. Credo che serva anche una 10 o 2,10, insomma se avete delle chiavi a bussola è sicuramente meglio. Allora, la prima cosa da fare innanzitutto è posizionare i supporti. I supporti vanno posizionati in questo modo, eccolo qua, in questa maniera, e per posizionare e fissare abbiamo necessità di forare. Vedete, avete 3 fori, 1, 2, 3, avete 3 fori, bisogna forare la parete. Questo è molto importante, è molto importante anche il posizionamento. In genere però nella parte interna c'è un pannello che tende a rifinire il portellone, dobbiamo andare a smontare prima di tutto quello, perché il foro, essendo passante, poi va accoppiato con bullone e dado. Quindi la prima cosa da fare è smontare la parte posteriore. Smontata la pannellatura, come vedete, ecco la parte nuda e cruda, così sono fatti i mezzi. Adesso andiamo a posizionare il nostro profilo. Allora, il profilo ha una guarnizione, dobbiamo montarlo in questa maniera. Quindi ci andiamo a segnare, considerate, lasciate un paio di centimetri a destra e un paio di centimetri a sinistra, lo centriamo, andiamo a segnare i punti e andiamo a fare la foratura. Perfetto, allora questa è finita la parte superiore. Mettiamo direttamente anche le coperture. Avete le coperture che si agganciano, ci sono 2 forellini qua,
le possiamo agganciare in questa maniera, da un lato e dall'altro. Ecco qua. Ok? Poi provvederemo a installare diciamo le staffe della scaletta. Adesso preoccupiamoci della parte inferiore. L'interasse deve essere 1350 mm, quindi 135 cm, e in realtà va a corrispondere con diciamo la parte inferiore del paraurti, questa parte qui, però dietro anche in questo caso abbiamo purtroppo la parte di tamponatura che dobbiamo rimuovere, quindi prima di tutto rimuoviamo questa tamponatura. A questo punto perforiamo con una punta da 4 la nostra guarnizione inferiore. Ok. La posizione è praticamente questa, 1350 lo abbiamo visto, allora da questo punto, ok, 1350, eccolo, è circa 1 centimetro sotto, è circa sì, 1,5 centimetri più o meno, eccolo, questa è la posizione corretta, lateralmente ci siamo, andiamo a fare i segni. A questo punto mettiamo i 6x30, 2 nottolini a destra e 2 a sinistra, li mettiamo così, eccoli, in questa maniera, ok, lo poggiamo, eccolo qua, questa è la posizione. Adesso rondelle e dadi, 1, 2, 3, adesso a questo punto andiamo a stringere prima il centrale e poi i 2 laterali. Ricordatevi che i nottolini centrali, i nottolini diciamo filettati, i piastrini filettati devono stare tra i 3 bulloni esagonali, perché altrimenti poi non passano. Sono quelli che serviranno da supporto per la scaletta, per le staffe della scaletta. Ok, abbiamo fissato. Adesso rimettiamo il coibentante e mettiamo i tappi. Come vedete i tappi hanno questi inserti che vanno a corrispondere qui, eccolo qua, 1 e 2, eccoli qua. Passiamo ora a fissare la parte superiore della scaletta, che non solo porterà appunto la parte terminale ma anche le staffe. Allora si mette l'arco fino in fondo, questo è un po' duro, fino diciamo a battuta, fino a quando i fori vanno a corrispondere. Qui ci sono dei fori che potete vedere mediante l'inserimento dell'apposito, se lo trovo, punteruolo, ok, vedete c'è il foro, ok, così. Allora prendete le staffe sono una a destra e una a sinistra, considerate che la parte terminale con il dado deve stare all'esterno, in questa maniera, e si prende il bullone M6x50, si mette così, si mette passante, sempre se ci si riesce, eccolo qui, chiuso, anche stessa cosa dall'altra parte. Ricordatevi sempre la staffa a un verso, eccolo. Prima di stringere andiamo a fissare la staffa sui supporti. È arrivato il momento di fissare la scaletta M6x12 e mettiamo le rondelline, e adesso ci vuole un po' di equilibrismo. Ok, questo è agganciato. Ok, agganciato, lo abbiamo agganciato, adesso lo centriamo.
per ora appuntiamo in modo che si può ancora traslare. Facciamo la stessa cosa per i dadi di sotto, per i bulloni di sotto. Diamo una bella stretta. Abbiamo terminato l'installazione, ma manca una cosa: rimontare tutta la parte interna della pannellatura. Lo facciamo subito e poi ci rivediamo qua. Ecco qua terminato il nostro lavoro, possiamo vedere come ci sta. Ecco qua, che ne pensate? Bello, devo dire ci sta, bellissimo, bellissimo accessorio. Ok, avete visto, è molto semplice l'installazione, dovete fare semplicemente attenzione alla foratura perché è molto importante, mantenete l'interasso a 1350 mm che è la cosa più delicata, e poi chiaramente avere un po' di coraggio a forare la parte posteriore del mezzo. Abbiamo quindi con questa scaletta dato la possibilità al cliente di salire sul tetto in maniera anche molto fashion, diciamo, nero così, è molto bello. Molto semplice per oggi il video, se vi è piaciuto chiaramente mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo come al solito. Ci vediamo alla prossima.